Avete presente la Polleria Osvaldo di Valentino? Quello sponsor fake sul quale Valentino appunto ha ironizzato per tutta la sua carriera. Ecco, come ogni pilota che sogna di correre e ogni europeo che sogna di andare in America, se uniamo queste due cose, ovvero correre e andare in America, il risultato, vabbè dai, lo avete capito. Visto che la nostra trasferta non è stata sostenuta a livello ufficiale e fondamentalmente siamo dei privati che hanno trovato degli sponsor e degli aiuti economici, trovati anche dal fatto e per fortuna che abbiamo fatto dello sviluppo sull'Aprilia RS660, alla quale il team veloce è fortemente interessato, ma comunque rimaniamo dei privati. Inoltre questa cosa è stata resa possibile grazie alle vostre donazioni e visto che mi è impossibile ringraziarvi uno ad uno perché siete stati tantissimi, ho pensato questo. Per prima cosa ho fatto un casco speciale rappresentativo con la bandiera italiana fatto da Checco Vittiglio e con la grafica del Finon Club Racing, che è il club che supporta il nostro Mirko Gennai nel World Superbike, e visto che quest'anno ha già fatto 2 podi, speriamo che porti fortuna anche a me. Ma la cosa più importante è che con il mio amico Edo Merati, che è quel maledetto genio che ha disegnato sia il logo di Backpack sia il logo di BR Corse, abbiamo voluto fare qualcosa che ci rappresentasse tutti e che fosse scherzoso. La leggenda dell'italiano che va in America ed apre la pizzeria o il ristorante è super mainstream e noi, anche se non apriremo il ristorante, siamo delle persone che hanno sognato di andare in America, come tutti quelli che hanno aperto il ristorante. La terra promessa, no? Il logo che abbiamo pensato è Mimmo's Pizza, imitando il classico italiano che va in America ed apre la pizzeria e porta agli Yankees il culto della pizza e della pasta nella maniera più colorita, come solo noi italiani sappiamo fare. Linguini, gnocchi, maccaroni. Per questo motivo, dal momento che guarderete questo video sarà disponibile sul sito in free download il logo in vettoriale da poter stampare come se fossimo una piccola famiglia. Tutti abbiamo creduto in qualcosa, in questo caso il frontman sono io, con di fianco Gabro, ma alle nostre spalle abbiamo avuto aziende e voi che ci avete sostenuto, quindi scaricatevi il logo, fatevelo stampare e attaccatevelo sulla vostra moto o dove preferite, ma ora andiamo in America a The Ridge. Ciao a tutti e benvenuti negli Stati Uniti d'America. Prima volta per me qui, facciamo un piccolo recap perché se stai guardando questo video e non sai probabilmente dove sono, probabilmente te lo devo spiegare, e questa è l'avventura che ho organizzato con Gabro per poter partecipare a 2 wild card nel campionato americano Moto America nella categoria Twins Cup con l'Aprilia RS660 del team veloce allestita con i pezzi di Gabro. Questa cosa nasce dal fatto perché il mio amico Sergio e Aprilia Verzikman mi hanno dato una Aprilia 660 per allenarmi, ho cominciato a svilupparla con tutti i partner che mi hanno aiutato e sul mio cammino dello sviluppo della moto ho conosciuto Gabro, che poi mi ha proposto di equipaggiare la moto con dei suoi pezzi. Abbiamo fatto dello sviluppo insieme e siamo venuti qui a dimostrare che cosa si può fare. Siamo venuti in America appunto perché è l'unico campionato nel quale si possa correre al mondo con questo tipo di categoria di moto, perché attualmente le R7 Yamaha, le RS660 di Aprilia non hanno una categoria in Europa dove possono correre, eccetto al di fuori dei trofei monomarca come Yamaha R7 Cup o Aprilia RS660 Trophy. Quindi il luogo dove siamo adesso è The Ridge Motorsport Park, che è vicino a Seattle ed è anche una di quelle piste dove è presente un cavatappi. Eccolo alle mie spalle, è uno dei punti più particolari della pista, ma adesso non perdiamo tempo perché il mio weekend inizia qui, domani mattina il primo turno è presto, quindi non avrei il tempo di spiegarvi nulla, quindi adesso venite con me, vi faccio vedere dove siamo e poi cominciamo a correre. Quindi partiamo dall'ultima curva, che è questa scicanina che immette sul rettilineo di partenza. Intanto notate come l'ambientazione è spettacolare perché siamo nelle woodlands, le terre del legno, quindi qua è pieno di foreste, infatti la pista non ha nemmeno una recinzione. Andava in una scuola di Ganza vicina al... perché è delimitata appunto dalla foresta. Muretto old style come
negli anni 80 non ci sono i vetri e particolarità del campionato americano, non ci sono i box, nessuno ha i box. Ad esempio questo è il team di Danilo Petrucci, Ducati ufficiale, e non ha il box, nessuno ha il box, è una tradizione americana. Infatti questa è l'unica struttura che c'è nella pista dove ci sono i controlli tecnici e il medical center. Questa griglia di partenza che stanno allestendo gli operatori, rettilineo abbastanza lungo, arriviamo alla prima staccata di questi 3600 metri, perché questa è una pista abbastanza corta, non è lunghissima, ma la particolarità è il dislivello che è pazzesco. Adesso lo vedrete durante il giro con me. Questa è la prima chicane, staccata abbastanza importante anche perché è molto stretta. Questo è, penso sia il percorso che fanno le NASCAR quando corrono, invece le moto tagliano da questa variante. Qua ci sono delle buche impressionanti. La variante è in salita anche se non sembra, balle di paglia vecchio stile, uscita molto larga, e qua poi riattraversiamo andando verso destra perché adesso comincia la parte divertente del circuito. Diciamo che la zona dei box rimane su un piano più basso, mentre il resto della pista si sviluppa là sopra, che è un piano più alto, e poi scende dal cavatappi che vi ho fatto vedere all'inizio. Quando dicevo che non c'è recinzione non stavo scherzando, perché infatti non ci sono nessun tipo di cancelli, c'è appunto la foresta. Curvone molto veloce che va a chiudere, e poi guardate un po' là, guardate che salita impressionante. Questa è la fatica che sto facendo a fare la salita, sto facendo 200.000 watt sulle gambe. È impressionante il dislivello in pochi metri che sviluppa questo rampino. Adesso arriviamo sopra. Porca troia. Ok, ci siamo. E adesso occhio qua, perché giro la telecamera. Questo punto è cieco e mi mette in una serie di S, destra sinistra, molto veloce. Curvone a sinistra in discesa, il limite qua è la foresta, è incredibile, il posto è bellissimo. Altra curva molto veloce a sinistra, adesso c'è un po' di sole, non si vede bene, ma la pista fa sinistra, destra, e poi c'è una staccata per un lungo tornante a sinistra che sbuca da là. Ed eccolo qua, tornantone a sinistra, abbastanza largo in ingresso, ma un po' infame perché alla fine chiude di brutto. È vero che io non ho metro di paragone perché è la mia prima pista americana, però devo dire che questa è tenuta veramente bene, l'asfalto è molto bello, i cordoli sono ben curati, quindi speriamo domani di divertirci. Fuori da questo tornantone rincomincia la discesa, perché adesso la pista guarda a destra e c'è questa frenata in compressione un po' difficile. Un po' difficile lo dico perché ho guardato i video e non perché ci ho girato. Domani mattina vedremo cosa succede. Curva a destra ad ampio raggio che apre, infatti qua grandi accelerazioni, e poi mezzo rettilineo che va in salita là, con ovviamente compressione perché lì poi comincia a salire. Continuiamo la salita, avanti. Cavolo che posto, sembra Final Fantasy. Ecco, qua bisognerebbe arrivare in teoria, come mi dicono i miei compagni di squadra, flat, quindi tutto gas, dalla curva che abbiamo visto prima in basso. E qua c'è questa frenata abbastanza impegnativa perché dà su questo tornantino che può sembrare aperto in ingresso, ma se vedete la pista chiude e va di là, quindi molto stretto, bisogna stare attenti, anche perché immediatamente dopo abbiamo una curva a destra, quindi penso che con la 660 ci sia lo spazio per uscire verso il cordolo e ritornare, perché le potenze non sono tante, però ad esempio già con un 1000 bisognerebbe stare più o meno credo nel mezzo. E poi arriviamo a questa curva a destra un po' strana perché si frena, c'è una compressione e la curva è in una leggera salita, come l'uscita della S, la prima S in basso. Intanto guardate là che bello
il peak, forse non si vede dal video, no. Curva a destra leggermente in salita, si esce verso il cordolo e qua arriviamo al punto un po' particolare del circuito, perché arriviamo al famoso cavatappi. Qua rettilineo, credo che con la 660 arriveremo qui di quarta, credo, e qua frenata un po' stronza perché cieca, si incomincia a frenare e non si vede dove finisce la pista, quindi bisogna conoscerla, bisognerà farci un po' di attenzione i primi giri. E attenzione, attenzione, adesso che la pista scollina comincia ad andare in giù, qua se vai lungo entri direttamente nella foresta. Qua ovviamente c'è l'air fence a proteggere e attenzione, guardate che dislivello incredibile, sembra di cadere da un balcone. Forse non sono mai stato a Laguna Seca, ma boh, mi sembra più impressionante, un po' più piccolo ma più dislivello. Si scende, destra, sinistra, qua c'è un bel tombino, attenzione, tutum. E questo punto qua, anche a detta di Josh Herring, che è un pilota famosissimo, ha fatto anche la Moto 2 nel moto mondiale, dice che questa è una delle curve più europee del campionato americano, quindi vediamo le sensazioni che ci darà la pista domani. Adesso con il team vado in albergo ad accertarmi delle condizioni di Gabro, perché Gabro purtroppo, a causa dell'ultimo mese che abbiamo fatto in Italia tirando come dei pazzi per organizzare tutta questa trasferta, a causa del fatto che è partito 3 giorni prima per fare la moto, è stato male, tant'è che io ho dovuto lavorare in officina da solo con gli americani e oggi è mancato, ho fatto la moto, poi il pomeriggio non ce l'ha fatta, è andato a casa, purtroppo ha la febbre, sta male. Adesso andiamo ad accertarci che sia tutto ok, dovrà stare un po' a riposo. Comunque qua team veloce, per fortuna mi danno grande assistenza, grande mano, ho un meccanico personale e domani cominciamo a giocare, anche perché oltre a non conoscere la pista, non conoscere il campionato, non conoscere i rivali e non conosco le gomme, perché nel campionato Moto America ci sono le Dunlop e le Dunlop chi le ha mai usate, e anche se avessi voluto provarle in Europa, le gomme Dunlop americane sono completamente diverse da quelle che ci sono in Europa, non ci sono, le ho cercate, volevo provarle ma niente. Adesso andiamo a vedere come sta Gabro e poi domani gas.